Io sono architetto, io trasformo lo spazio, modello questo volume, lo rendo abitabile o fruibile per le necessità di chi me lo chiede e dopodiché, se vuole, lo accompagno anche nel viaggio della piccola architettura e quindi di riempirlo con i mobili e con gli arredi. Noi come architetti dobbiamo saper interpretare che cosa vuole il cliente e non stiamo disegnando per noi, non è né la nostra casa, né il nostro negozio, né il nostro ristorante, né il nostro albergo, ma è l'albergo del tuo cliente, ma attraverso i tuoi occhi e la tua creatività. Non massacriamo lo spazio, non massacriamo i progetti, ma umilmente rispondiamo alle esigenze. Questa casa rappresenta un po' la mia personalità, o forse direi il mio nido. Infatti non la chiamo casa, la chiamo mondo, è il mio mondo dei miei ricordi, è il mio mondo della mia famiglia, è il mio mondo dei regali, è il mio mondo del passato. Ci sono cose che amo, ci sono cose che odio, però sono o resti di cantieri o restituzioni di clienti, oggetti che sono arrivati difettuosi o cose che ho ereditato e non voglio disfarmene. Io credo che le case sono vive e mai morte, io la cambio casa mia. Non è un cimitero, non è un museo, è un luogo dove secondo le tue esigenze muovo i mobili, li cambio, li sposto, mi creo un angolo nuovo. È piena d'arte, è molto bianca perché ho bisogno anche di disintossicarmi, quindi diciamo che mi ricorda un po' anche una cella di un convento dove entro, tolgo tutta la tensione che ho nel lavoro e sono completamente avvolta da un bianco e posso vedere la natura fuori e ho un sacco di opere d'arte e cose di casa mia. C'è il colore in questa casa, io vivo col colore, ma vivo col colore attraverso l'arte, attraverso i tappeti, attraverso la natura esterna e nelle parti più scure della casa. Cioè tutta la casa con molta luce ho preferito andare sui chiari, ma tutta la parte buia ho usato un verde inglese molto scuro. Io non ho un angolo preferito della mia casa, amo tutta la mia casa e la cambio angoli, cambio la casa e la vivo a 360 gradi. È una casa, come vedi, che non ha quasi porte. Non voglio una casa dove non passo da un ambiente all'altro, chiudo, non riscaldo, non illumino. Ma questa casa non è grande perché è un nido. Io sono in questa casa ormai da 10 anni e sono felicissima di questa casa. Ho vissuto 10 anni meravigliosi. Però credo che nei prossimi anni cambierò casa per una ragione personale. Mia figlia Francesca, che è anche la mia socia ed è una bravissima architetta, sta aspettando un bambino e quindi io vorrò essere nonna, vorrò godere di mio nipote, non so se ne avrò più di uno, e questa secondo me non è una casa per avere dei bambini piccoli. Lo studio ha avuto veramente un giro di 360 gradi con Francesca, abbiamo cambiato il tipo di clienti, come progettiamo e poi veramente ho scoperto che mia figlia è bravissima, è molto creativa, ma ha quel lato anglosassone che è molto organizzata, è molto quadrata e quadricolata, cosa che io sono un pochino meno e quindi è stato un joint venture positivissima. Il mio primo progetto in realtà è stato a Parigi, molto divertente, erano anni che non lo raccontavo ed è stato per un negozio di roba intima, una lingerie di alto lusso vicino a Chanel. Noi in questo momento stiamo lavorando su vari progetti alberghieri, su molte case, ville di lusso, di più o meno di lusso. Abbiamo fatto anche un co-living, stiamo costruendo un parcheggio per un collezionista d'auto a Ginevra
stiamo facendo delle private residence, delle ville, ecco, diciamo, meravigliose, e poi anche con dei grandi fondi di investimento che comprano edifici interi, devono ristrutturarli, e devo dire che siamo veramente brave a risolvere come ottimizzare la distribuzione e lo spazio. Bisogna sapere usare tutta questa nuova generazione di materiali che danno l'effetto di un gran lusso, ma in realtà il costo è accessibile. Noi non ci dedichiamo solo all'estetica, noi ci dedichiamo anche a rendere più redditizi gli investimenti. Il valore aggiunto è quello che abbiamo fatto ad esempio di Palazzo dei Fiori a Venezia, ristrutturando tutto un palazzo del Doge da Ponte, l'abbiamo trasformato in appartamenti che si trovano su Booking, che sono veramente pazzeschi, appartamenti uso alberghiero, uso ricettivo di una casa di un Doge. In Italia stiamo lavorando abbastanza, ma non mi dispiacerebbe lavorare di più, perché amo l'eccellenza italiana, la manodopera italiana. È un piacere lavorare in Italia, è veramente un piacere, perché tutti pensano dal fabbro all'imbianchino, dal falegname all'elettricista. Ho un cantiere di una casa a Orbetello in Toscana, Ansorena, che stiamo costruendo una casa bellissima con prefabbricati eccezionale, con un gruppo di Bolzano, e se uno mi chiede qual è il progetto che preferisco, rispondo quello che farò, quello di domani, perché voglio crescere anche io cresco in ogni progetto.